Lo champagne era già freddo quando Richard Pembroke mi ha preso da parte alla sua festa di Capodanno. Non ha sorriso. Non mi ha offerto da bere. Mi ha solo guardato con quegli occhi grigi e freddi e ha pronunciato le parole che avrebbero cambiato tutto. Trevor, dobbiamo parlare del tuo futuro alla Penrock Industries. O meglio, della tua mancanza di futuro. Mi chiamo Trevor Hartley. Ho 47 anni. E fino a quel momento, pensavo di avere tutto sotto controllo. Per 13 anni ho lavorato nella società di produzione di mio suocero, iniziando come responsabile operativo junior e salendo fino a vicepresidente senior. Ho dato tutto a quell'azienda. Weekend, festività, tempo con mia figlia che non avrei mai più recuperato. Tutto perché Richard Pembroke mi aveva promesso che la lealtà significava qualcosa nel suo mondo. La festa era in pieno svolgimento alle nostre spalle. Mia moglie, Diana, rideva con sua madre vicino al tavolo degli antipasti. Mia figlia di 12 anni, Emma, giocava con i cugini nel salotto. Tutti festeggiavano l'arrivo del nuovo anno, ignari del fatto che il mio stava per finire. Cosa intendi per mancanza di futuro? Chiesi, abbassando la voce. Eravamo nell'ufficio di Richard, lontani dal rumore e dalle persone che ancora credevano fosse solo un'altra riunione di famiglia. Richard si appoggiò alla sua scrivania in mogano, quella che avevo aiutato a scegliere 5 anni prima, quando aveva ristrutturato quell'ufficio. Hai 47 anni, Trevor. Non è vecchio per un uomo, ma lo è per questo settore. Abbiamo bisogno di sangue nuovo, menti più giovani che capiscano dove sta andando la tecnologia. Mi sentii come se mi avessero preso a pugni in petto. Richard, sono con te da 13 anni. Ho aumentato l'efficienza produttiva del 40%. Ho portato contratti per milioni di dollari. L'accordo di Santiago è di 2 anni fa, mi interruppe. Cosa hai fatto ultimamente? E soprattutto, cosa puoi fare nei prossimi 20 anni? Perché è questo che devo considerare, il futuro dell'azienda. La parte peggiore era quanto fosse casuale il suo tono, come se stesse parlando del tempo invece che distruggendo la mia carriera. Come se 13 anni di dedizione non fossero altro che una garanzia scaduta. Mi stai licenziando, dissi, le parole dal sapore di cenere in bocca. Stiamo ristrutturando, corresse Richard. Ma il tono lasciava intendere che fosse solo un modo elegante per dire la stessa cosa. Brett Carlson prenderà il tuo posto. Ha 29 anni, un MBA a Stanford e, francamente, porta un'energia che l'azienda ha disperatamente bisogno. Brett Carlson. Lo conoscevo. Giovane, ambizioso, il tipo che indossava abiti costosi e parlava di disruption come fosse una religione. Era stato assunto 6 mesi prima come consulente, e io lo avevo anche seguito su alcuni dei nostri clienti più importanti. Quando? Chiesi. Il 15 gennaio sarà il tuo ultimo giorno. Ti daremo un pacchetto di buonuscita, ovviamente. 6 mesi di stipendio, assicurazione sanitaria per 1 anno. È più che generoso. 6 mesi di stipendio dopo 13 anni di servizio. Più che generoso. La rabbia che cresceva dentro di me mi rendeva difficile respirare. Diana lo sa, chiesi. Non ancora. Pensavo volessi dirglielo tu. Dopo la festa, ovviamente. Non c'è bisogno di rovinare il Capodanno a tutti. Fu allora che capii che non si trattava solo di una decisione aziendale. Era personale. Richard non aveva mai pensato che fossi abbastanza per sua figlia. Non aveva mai creduto che un ragazzo di un quartiere operaio di Pittsburgh meritasse di far parte della famiglia Pembroke. E ora che aveva ottenuto 13 anni di lavoro da me, aveva finito. Uscii da quell'ufficio e rimasi nel corridoio ad ascoltare i suoni della festa filtrare attraverso le pareti. Risate, musica, brindisi a nuovi inizi mentre il mio mondo stava finendo. Diana era ancora vicino al tavolo degli antipasti, ma ora guardava il telefono, sorridendo a qualcosa sullo schermo. Emma si era spostata al pianoforte e stava cercando una melodia con un dito, la fronte aggrottata in concentrazione. Presi una decisione in quel momento. Non la decisione più intelligente,
né la più pratica, ma l'unica che mi sembrava onesta. Me ne andai. Passai accanto alla festa, presi il mio cappotto dall'armadio all'ingresso e guidai verso casa in silenzio. L'orologio sul cruscotto segnava le 10:47 di sera. Tra 1 ora e 13 minuti, tutti avrebbero contato alla rovescia per il nuovo anno. Si sarebbero baciati, abbracciati, avrebbero fatto promesse di diventare persone migliori. Io avrei fatto le valigie. Se questa storia ti sta toccando, se ti fa riflettere sulla lealtà, sulla famiglia e su cosa conta davvero quando le persone di cui ti fidi ti tradiscono, premi subito il pulsante per iscriverti. Lascia un commento qui sotto su un momento in cui qualcuno di cui ti fidavi ti ha deluso. E non dimenticare di mettere mi piace a questo video. Il tuo supporto significa tutto e mi aiuta a continuare a condividere queste storie potenti. La casa era silenziosa quando arrivai. Troppo silenziosa. Stetti nel soggiorno dove Diana e io avevamo organizzato le nostre feste di Capodanno per anni, dove Emma aveva mosso i suoi primi passi, dove avevamo costruito quella che credevo fosse una vita vera insieme. Presi 2 valigie dal garage e cominciai a mettere dentro vestiti, articoli da toeletta, i pochi oggetti personali che davvero contavano per me, la foto dei miei genitori, entrambi scomparsi a distanza di 6 mesi 3 anni prima, l'orologio da tasca che mio nonno mi aveva regalato alla laurea, la copertina da neonato di Emma che tenevo nel cassetto del mio ufficio perché a volte, nei giorni difficili, la guardo e ricordo perché stavo lavorando così duramente. Ero quasi finito quando sentii la macchina di Diana nel vialetto. La porta d'ingresso si aprì e la sua voce mi chiamò, tagliente per la rabbia. Trevor, che diavolo credi di fare andando via così dalla festa? Hai idea di quanto sia stato imbarazzante? Uscì dalla camera con la valigia in mano. Diana stava nel corridoio, ancora con il suo abito firmato, il volto arrossato per lo champagne e la rabbia. Tuo padre mi ha licenziato, dissi semplicemente. Lei sbatté le palpebre. Cosa? Stanotte, prima che brindaste al nuovo anno, mi ha portato nel suo ufficio e mi ha detto che mi sostituiranno con Brett Carlson. Sono troppo vecchio, a quanto pare. Non più utile. L'espressione di Diana cambiò, ma non come mi aspettavo. Non sorpresa, né indignazione per me, solo calcolo. Come se stesse cercando di capire come questo l'avrebbe toccata. Trevor, sono sicura che ci sia stato un malinteso. Papà non farebbe mai. L'ha fatto. Il 15 gennaio è il mio ultimo giorno. 6 mesi di buonuscita e una stretta di mano. È questo che valgono 13 anni nella famiglia Pembroke. Beh, forse se fossi stato più proattivo nell'imparare le nuove tecnologie. Brett ha tutte queste idee su automazione e integrazione dell'intelligenza artificiale. Alzai la mano, fermandola a metà frase. Non difenderlo. Non trasformare tutto in una questione di me che non sono abbastanza. Ho dato tutto a quell'azienda, Diana. Tutto. E allora cosa fai? Fai le valigie? Dove pensi di andare? Non lo so, ammetto. Ma non resto qui. Non in questa casa che tuo padre ha comprato per noi. Non in questa vita in cui valgo solo finché sono utile all'impero Pembroke. Gli occhi di Diana si fecero freddi. Stai esagerando. È quasi mezzanotte. Dov'è Emma? Hai pensato a tua figlia? Emma è ancora a casa dei tuoi genitori con i cugini. Starà bene lì stanotte. Dille che la amo. Dille che la chiamerò domani. Trevor, se esci da quella porta. Cosa? Mi divorzierai? La tua famiglia mi ha già buttata via, Diana. Cos'altro resta? Presi le valigie e la superai. Non cercò di fermarmi. Rimase lì, nel corridoio, con il bicchiere di champagne ancora in mano, a guardarmi andare via come fossi uno sconosciuto che non aveva mai davvero conosciuto. L'orologio della macchina segnava le 11:38 quando misi in moto. Non avevo una meta. Guidai senza una direzione, guardando le strade del nostro quartiere suburbano lasciare il posto all'autostrada, poi alla parte più vecchia della città,
dove la stazione degli autobus sembrava un relitto di un'altra epoca. Parcheggiai nel parcheggio quasi vuoto e rimasi seduto a fissare l'edificio. Dentro, attraverso le finestre sporche, si vedevano poche persone. Viaggiatori diretti da qualche parte per il nuovo anno. Persone con piani e destinazioni. Io non avevo nulla. Nessun piano, nessuna meta. Solo i vestiti nelle valigie e una rabbia che lentamente si stava trasformando in altro. Forse dolore, o solo stanchezza. L'orologio segnò la mezzanotte mentre ero lì seduto. Da qualche parte, la gente stava festeggiando, baciandosi e facendo promesse per un domani migliore. Da qualche parte, mia figlia probabilmente guardava l'orologio dei nonni contare fino a 0. Da qualche parte, Diana stava dicendo alla sua famiglia che Trevor era impazzito, se n'era andato senza motivo, dimostrando che non era mai stato davvero materiale Pembroke. Uscì dall'auto e entrai nella stazione degli autobus. Al banco biglietti c'era un ragazzo annoiato che non poteva avere più di 20 anni. Dietro di lui, un tabellone delle partenze elencava città in cui non ero mai stato. Chicago, Denver, Seattle, Portland. Posso aiutarti? Chiese il ragazzo. Quanto costa un biglietto per qualsiasi destinazione? Mi guardò come se fossi pazzo. Devi scegliere una città, amico. Chicago, dissi, scegliendo la prima della lista. Solo andata. Il biglietto costava $127. L'autobus partiva alle 2:15 di notte. Avevo 2 ore da passare in una stazione degli autobus la notte di Capodanno, a guardare persone ubriache entrare e uscire, famiglie riunirsi, vite altrui accadere mentre la mia si sgretolava. Mi sedetti su una delle sedie di plastica dura e tirai fuori il telefono. 43 messaggi, la maggior parte di Diana, che andavano dalla rabbia alla disperazione. 3 messaggi da sua madre, che chiedeva dove fossi e se avessi bisogno di aiuto. 2 da Emma, inviati prima della mezzanotte. Papà, dove sei? E un buon anno, papà. Non potevo rispondere a nessuno. Cosa avrei detto? Che suo nonno mi aveva scartato come spazzatura. Che sua madre aveva preso le sue parti. Che tutto quello che avevo costruito per lei stava crollando perché non ero abbastanza giovane. Non abbastanza utile. Non abbastanza Pembroke. Scusi, signore. Sta bene. Alzai lo sguardo e trovai davanti a me una giovane donna, forse 28 o 29 anni, con capelli scuri raccolti in una coda e occhi pieni di sincera preoccupazione. Portava una borsa a tracolla e una tazza di caffè, vestita come se fosse appena uscita dall'ufficio, nonostante fosse passata la mezzanotte. Sto bene, dissi automaticamente, ma la voce mi si spezzò alla seconda parola. Si sedette accanto a me, senza invito, ma non indesiderata. Non sembri affatto bene. Sembri uno che ha appena passato la notte peggiore della sua vita. La sua franchezza fece crollare i muri che avevo costruito. Forse perché era una sconosciuta. Forse perché non avevo più nulla da perdere. Mio suocero mi ha licenziato stanotte, dissi, le parole che uscivano di getto. Alla sua festa di Capodanno, dopo 13 anni nella sua azienda, ha detto che ero troppo vecchio, non più utile. Mi ha detto che mi stavano sostituendo con un 29enne con un MBA che pensa di sapere tutto. Lei annui lentamente. È brutale. Mi dispiace. E mia moglie, ridacchiai amaramente, ha preso le sue parti. Non ha nemmeno messo in dubbio niente. Ha cominciato a giustificarlo, come se lo meritassi in qualche modo. Quindi stai scappando. Me ne vado. C'è differenza. Davvero? Lei prese un sorso di caffè. Dove ti porta il biglietto? Chicago, o forse nessun posto. Non lo so più. Rimase in silenzio un attimo, studiandomi con quegli occhi intensi. Poi tirò fuori il telefono e fece una chiamata. Papà, disse quando qualcuno rispose, l'ho trovato. La guardai. Cosa? Sì, sono sicura. Continuò al telefono, guardandomi dritto negli occhi. È alla stazione degli autobus.
Ha comprato un biglietto per Chicago. Sta per buttare via 13 anni di esperienza perché qualcuno ricco gli ha fatto credere di non valere nulla. Chi sei? Chiesi, ma lei alzò un dito, ancora in ascolto dall'altra parte della linea. Va bene, lo porto io. Riattaccò e si rivolse a me. Mi chiamo Victoria Ashford. Mio padre è James Ashford. Gestisce Ashford Manufacturing Solutions. Quel nome mi colpì come un treno in corsa. Ashford Manufacturing Solutions era una delle più grandi società di consulenza industriale del paese, specializzata nel risanare aziende in crisi, ottimizzare operazioni e riportare imprese morenti dal baratro. Perché sei qui? Riuscii a chiedere. Perché mio padre mi ha mandato a cercare qualcuno. Qualcuno in particolare. Qualcuno che ha aumentato l'efficienza produttiva del 40% alla Pembroke Industries. Qualcuno che ha ottenuto l'accordo di Santiago contro 3 concorrenti più grandi. Qualcuno che apparentemente è abbastanza stupido da pensare di essere finito a 47 anni. Non riuscivo a elaborare quello che stavo sentendo. Come fai a sapere di mio padre? Ti ha osservato per 2 anni, signora Hartley. Aspettava il giorno in cui Richard Pembroke sarebbe stato così sciocco da lasciarti andare. E quando ho visto la lista degli invitati alla festa di stasera e ho sentito in giro cosa stava succedendo, ho capito che quella notte sarebbe stata quella giusta. Non ha senso. Victoria si alzò e mi porse la mano. Vieni con me. Mio padre vuole incontrarti. E credimi, quello che ti offre è molto meglio di un biglietto per Chicago e una vita passata a chiederti cosa sarebbe potuto essere. Guardai la sua mano, poi il tabellone delle partenze, poi di nuovo lei. Ogni parte razionale del mio cervello urlava che era una follia. Ma la stessa parte razionale mi aveva fatto restare 13 anni fedele a un uomo che mi aveva gettato via senza pensarci 2 volte. Cosa vuole tuo padre? Chiesi. Offrirti un lavoro e mostrarti quanto vali davvero. Presi la sua mano e mi alzai. Il biglietto per Chicago rimase sul sedile dietro di me. Alcuni viaggi, stavo imparando, non sono fatti per essere intrapresi. Alcune fini sono in realtà nuovi inizi travestiti. Guidammo per le strade silenziose nella Tesla di Victoria, le luci della città riflesse sugli edifici che sembravano diversi, in qualche modo. Tutto sembrava diverso ora. Non fece conversazione, non cercò di riempire il silenzio. Guidava con la sicurezza di chi sa esattamente dove sta andando e perché. Posso chiederti una cosa? Dissi finalmente. Spara, perché io? Ci sono ragazzi più giovani con migliori credenziali, persone con MBA di scuole che non potevo permettermi. Perché valgo la pena di essere cercato in una stazione degli autobus? Victoria mi guardò, poi tornò a fissare la strada. Sai cosa dice mio padre sui laureati in business school? Conoscono tutte le teorie, ma nessuna delle realtà. Possono spiegarti come ottimizzare un processo sulla carta, ma non hanno mai messo piede in una fabbrica alle 3 del mattino cercando di capire perché la linea di produzione 7 si blocca continuamente. Pembroke ha detto che ero troppo vecchio. Che non capivo le nuove tecnologie. Pembroke è un idiota che ha ereditato un'azienda costruita da suo padre. Vuoi sapere cosa riconoscono i veri leader? L'esperienza, la saggezza, la capacità di risolvere problemi che non hanno risposte nette nei libri di testo. Entrammo nel garage di un grattacielo in centro. Anche a luna di notte del primo giorno dell'anno, l'edificio era illuminato, le sue finestre brillavano contro il cielo notturno. Tuo padre lavora a Capodanno. Mio padre lavora ogni volta che c'è lavoro da fare. Ti piacerà. L'ascensore ci portò al 27° piano. Le porte si aprirono direttamente su una reception che gridava successo. Arte moderna alle pareti, mobili eleganti, finestre dal pavimento al soffitto con vista sulla città. Ma non era ostentata. Era sicura di sé. La differenza era tutto. James Ashford stava vicino alle finestre quando entrammo, una tazza di caffè in mano. Avrà avuto 65 anni, capelli argentati e una presenza che riempiva la stanza.
Quando si voltò verso di me, vidi gli occhi di Victoria nel suo volto. Trevor Hartley disse, attraversando la stanza con la mano tesa. Grazie per essere venuto. La sua stretta era ferma, e notai i calli sul palmo. Non era un uomo che aveva passato la vita dietro una scrivania. Aveva lavorato con le mani, costruito cose, capito cosa significa il lavoro vero. Signor Ashford, apprezzo qualunque cosa sia questa, ma sono confuso sul perché sono qui. Sei qui perché Richard Pembroke è uno sciocco, e io no. Indicò una poltrona di pelle. Siediti. Parliamo. Victoria sparì in un altro ufficio, lasciandoci soli. James si accomodò sulla sedia di fronte a me, posando il caffè sul tavolo tra noi. Seguo la tua carriera da 3 anni, disse. Da quando hai risanato lo stabilimento Pembroke in Michigan. Ti ricordi quel progetto? Mi ricordavo. Lo stabilimento in Michigan stava perdendo soldi, a un passo dalla chiusura. Avevo passato 6 mesi lì, vivendo in un motel economico, lavorando 16 ore al giorno per diagnosticare i problemi e mettere in atto soluzioni. Quando me ne andai, lo stabilimento era di nuovo inattivo. 53 posti di lavoro salvati. Non hai solo salvato quello stabilimento, Trevor. Hai cambiato radicalmente il modo in cui funzionava. Hai ascoltato gli operai, le persone che realmente facevano i prodotti, e hai messo in pratica i loro suggerimenti. È raro. La maggior parte dei consulenti arriva con soluzioni prefabbricate che ignorano l'elemento umano. Grazie, ma non ho finito. James si sporse in avanti. Dopo, ti ho visto gestire l'accordo di Santiago. 3 aziende più grandi che facevano offerte più basse. Ma tu non hai venduto solo prodotti. Hai venduto relazioni. Hai capito cosa Santiago aveva bisogno, non solo cosa chiedeva. Signor Ashford, perché me lo sta dicendo? Perché voglio che tu gestisca la mia divisione operativa. Piena autonomia, uno stipendio a 6 cifre con bonus legati ai risultati, una quota azionaria nell'azienda. Superviserai 12 manager regionali e sarai responsabile di $500 milioni di operazioni annuali. Quel numero mi colpì come acqua gelata. È più di quanto guadagnassi alla Pembroke. Questo è il tuo valore, Trevor. Quello che sei sempre valso. Richard Pembroke era troppo stupido per vederlo. Mi appoggiai allo schienale, la mente in corsa. Ma non ho un MBA. Non ho le credenziali che hai tu. 13 anni di esperienza sul campo. Hai una conoscenza pratica che non si insegna nelle business school. E, cosa più importante, hai qualcosa che manca a molti in questo settore. Integrità. Come fai a saperlo? James sorrise. Quando lo stabilimento in Michigan stava risorgendo, avresti potuto prenderti tutto il merito, scrivere un rapporto che mettesse in luce la tua genialità, farti passare per l'eroe. Invece hai scritto un documento di 40 pagine in cui hai elogiato gli operai per nome, spiegando nel dettaglio i loro contributi. Quel rapporto è passato sulla mia scrivania. È allora che ho capito che eri diverso. Sentii qualcosa di strano nel petto. Forse speranza, o solo il primo respiro dopo essere stato troppo a lungo sott'acqua. Cosa farei esattamente? Riparare aziende in crisi. Facciamo consulenza per imprese che stanno fallendo. Il tuo compito sarà capire perché e mettere in atto soluzioni. È un lavoro ad alta pressione, con grandi responsabilità. Viaggerai, lavorerai molte ore, affronterai problemi impossibili, ma cambierai vite, salverai posti di lavoro, costruirai qualcosa che conta. Era tutto quello che avevo voluto fare alla Pembroke, ma che non mi era mai stato permesso. Richard mi aveva tenuto in ruoli operativi, gestendo sistemi esistenti invece di trasformarli. Quando comincio? Il 2 gennaio, domani. Tua figlia? Fece una pausa. Emma, giusto? Ha 12 anni. Il fatto che conoscesse il nome di mia figlia avrebbe dovuto mettermi a disagio, ma in qualche modo non fu così. Era meticoloso. Dimostrava di aver fatto i compiti.
Come sai di Emma? Perché mi interessa conoscere le persone che assumo. Sei divorziato? Lo sarò presto. James annuì. Allora ti servirà flessibilità per gli accordi di custodia. Possiamo lavorare da casa 2 giorni a settimana. Avrai pieno controllo sul tuo orario, purché il lavoro venga fatto. Sembra troppo bello per essere vero. Non lo è, succede solo quando qualcuno riconosce il tuo valore invece di sfruttarlo. Guardai fuori dalla finestra la città sottostante. Da qualche parte là fuori, Diana probabilmente stava chiamando suo padre, dicendogli che me ne ero andato. Emma probabilmente piangeva, chiedendosi perché suo padre non fosse lì quando si è svegliata il primo giorno dell'anno. Richard Pembroke probabilmente stava già pianificando come far passare la mia uscita come una dimissione e non un licenziamento. E Pembroke Industries? Chiesi. Non ci sarà un conflitto di interessi? James rise. Richard Pembroke ha schiacciato i suoi concorrenti per anni, rendendo impossibile la sopravvivenza delle aziende più piccole. Io non faccio affari con uomini così, e neanche tu lo farai più. Quindi, è anche una questione di farlo fuori. È per darti la carriera che meriti. Se poi serve a far capire a Richard l'errore che ha fatto, è solo un bonus. Victoria tornò con una cartellina. Il contratto, disse, posandola sul tavolo. Clausole standard, non concorrenza, pacchetto benefit, dettagli sull'equity. Leggilo. Se vuoi un avvocato che lo riveda, possiamo aspettare. Presi la cartellina. La cifra dello stipendio sulla prima pagina era più di quanto avessi guadagnato in 2 anni da Pembroke. La quota azionaria avrebbe valso milioni se l'azienda fosse cresciuta al ritmo attuale. Perché, Victoria? Chiesi all'improvviso. Perché hai mandato tua figlia a cercarmi alla stazione degli autobus? James sorrise. Perché Victoria ha un buon fiuto per le persone e perché volevo che vedessi che questa azienda dà valore alla famiglia. Lavoro con mia figlia perché è brillante, non perché è mia figlia. Qui conta il merito, Trevor. Questa è la cultura che abbiamo costruito. Pensai a Richard Pembroke, che aveva dato al suo stesso genero 13 anni di lavoro e 0 rispetto, che aveva assunto Brett Carlson solo perché stava bene sulla carta, non perché se lo fosse meritato. Lo prendo, mi sentii dire. James si alzò e mi tese di nuovo la mano. Benvenuto in Ashford Manufacturing Solutions. Cominci domani alle 9. Victoria ti mostrerà l'ufficio e ti presenterà al team. Domani è il 1 gennaio e hai $500 milioni di operazioni da conoscere. Il team ti aspetta. Ci stringemmo la mano e sentii qualcosa cambiare dentro di me. Non solo sollievo, ma uno scopo, una direzione, la sensazione che forse non era affatto una fine. Victoria mi accompagnò in un hotel vicino all'ufficio, uno di quei posti con cucinino e spazio per lavorare. L'azienda coprirà 2 mesi mentre sistemi la tua situazione abitativa, disse. Dopo c'è un pacchetto per il trasferimento se vuoi avvicinarti all'ufficio. Devo vedere mia figlia. Certo, prenditi la mattina libera. Vieni dopo pranzo. La cosa delle 9 era solo per vedere se eri serio. Quasi risi. Mi stavi mettendo alla prova? Sempre. Mio padre non ha costruito questa azienda fidandosi delle apparenze. Entrammo nel parcheggio dell'hotel. Trevor, sarò onesta con te. Questo lavoro sarà duro. Affronterai resistenze da chi pensa che hai ottenuto il posto perché papà ha avuto pietà di te. Lavorerai più ore che da Pembroke, almeno per il primo anno. Posso farcela. Lo so. Ho letto tutte le tue valutazioni, ogni anno. Hai portato sulle spalle la divisione operazioni di Pembroke negli ultimi 5 anni. Ora finalmente ne avrai il merito. Dopo che se ne fu andata, rimasi a lungo nella stanza d'albergo a fissare il telefono. Alla fine chiamai Diana. Rispose al primo squillo. Dove diavolo sei? Sono in un hotel. Emma sta bene? È triste, Trevor. Non capisce perché te ne sei andato. Posso parlarle? Sono le 2 di notte.
Sta dormendo. Allora dille che la amo. Dille che domani pomeriggio la vengo a prendere e andremo in quella pizzeria che le piace. Diana tacque un attimo. Cosa stai facendo, Trevor? Hai una crisi di mezza età? Sto prendendo un nuovo lavoro. Un nuovo. Non hai nemmeno lasciato ufficialmente Pembroke. Non puoi semplicemente. Posso, Diana. Tuo padre ha chiarito stasera che per lui non valgo più niente. Quindi ho trovato qualcuno che riconosce il mio valore. È pazzesco. No, restare in un'azienda che mi ha trattato come spazzatura sarebbe stato pazzesco. Questo è me che finalmente mi rispetto abbastanza da andarmene. Emma ha bisogno di stabilità. Ha bisogno che suo padre non prenda decisioni impulsive. Emma ha bisogno che suo padre le dimostri che non si lascia trattare come se non valessi nulla. La chiamerò domattina. Chiusi prima che Diana potesse rispondere. Poi spensi il telefono e mi addormentai per la prima volta in mesi senza quel peso sul petto. La mattina dopo, 1 gennaio, mi svegliai alle 6, non per la sveglia, ma perché il corpo era abituato alle alzatacce dopo 13 anni di abitudini. Feci la doccia, indossai uno degli abiti che avevo messo in valigia e mi guardai allo specchio. L'uomo che mi guardava sembrava diverso, in qualche modo più leggero, come se avesse posato un peso che portava da così tanto tempo da aver dimenticato cosa significasse stare dritto. Riaccesi il telefono. 72 messaggi. Ignorai la maggior parte e chiamai direttamente Emma. Papà. La sua voce era piccola, preoccupata. Ciao, tesoro. Mi dispiace per ieri sera. Mamma ha detto che hai lasciato il lavoro e te ne sei andato. Ha detto che potresti trasferirti. Non ho lasciato, piccola. Il nonno Richard mi ha licenziato, ma ho trovato un lavoro migliore, uno davvero buono. E non mi muovo da nessuna parte senza di te. Promesso. Promesso. Che ne dici se ti vengo a prendere a mezzogiorno? Prendiamo una pizza e un gelato e ti racconto tutto. Posso dormire da te stanotte? Guardai la stanza d'albergo. Non era molto, ma era mia. Assolutamente. Prepara la borsa per la notte. Dopo aver chiuso con Emma, chiamai il mio avvocato. Si chiamava Martin Cross, e l'avevo usato per alcuni contratti da Pembroke. Rispose nonostante fosse il primo dell'anno. Trevor, tutto bene? Ho bisogno che ti occupi del mio divorzio e che ti assicuri che il mio pacchetto di buonuscita da Pembroke Industries sia a prova di buchi. Niente scappatoie, niente clausole che possano danneggiarmi dopo. Diana alla fine ce l'ha fatta. Suo padre ce l'ha fatta. Lunga storia. Puoi aiutarmi? Sto già preparando i documenti. Ti mando qualcosa da rivedere entro venerdì. A mezzogiorno guidai fino a casa di Richard Pembroke. Le mani erano ferme sul volante, la mente lucida. Diana mi accolse alla porta con Emma dietro di lei, zaino in spalla. Dobbiamo parlare di questo, disse Diana. No, non dobbiamo. Martin Cross ti contatterà per le pratiche del divorzio. Puoi parlare con lui. Trevor, stai facendo il bambino. Sto solo dicendo la verità. Per la prima volta in 13 anni, dico chiaramente cosa voglio e cosa merito. Emma si fece strada tra sua madre e mi abbracciò. Mi sei mancato, papà. Anche tu mi sei mancata, tesoro. Andiamo a prendere quella pizza. Mentre ci allontanavamo, Emma rimase in silenzio per un po'. Poi disse, è per quello che ti ha detto il nonno Richard. Hai sentito? Ho sentito mamma e nonna parlarne stamattina. Hanno detto che il nonno faceva solo ciò che era meglio per l'azienda. Che dovresti capire che non è personale. Mi fermai nel parcheggio della pizzeria e mi girai verso mia figlia. Emma, voglio che ti ricordi una cosa. Quando qualcuno ti dice che trattarti male non è personale, sta mentendo. Tutto quello che facciamo agli altri è personale. E se qualcuno ti fa sentire che non vali, che non sei abbastanza, te ne vai. Trovi persone che vedono il tuo valore.
Come il tuo nuovo lavoro. Proprio come il mio nuovo lavoro. Mentre mangiavamo la pizza, le raccontai tutto di James Ashford e Victoria, del nuovo ruolo, delle opportunità che mi aspettavano. Emma ascoltava con quella serietà che riservava solo ai suoi libri preferiti. Quindi aiuterai altre aziende? Chiese. Riparerò cose rotte, le renderò migliori. È quello che facevi sempre nell'azienda del nonno. Sì, ma ora lo farò a modo mio, e passerò più tempo con te. Emma sorrise, il primo vero sorriso che le avevo visto da mesi. Bene. Mi piace quando sei a casa. Quella sera, Emma si addormentò sul divano letto della stanza d'albergo mentre guardava un film. Io rimasi alla piccola scrivania a leggere il contratto che James mi aveva dato. Ogni clausola, ogni beneficio, ogni responsabilità. Era legittimo. Era reale. Era tutto ciò che Pembroke aveva promesso, ma mai mantenuto. Il mio telefono vibrò con un messaggio di Victoria. Domani sarà intenso. Riposati e congratulazioni per aver fatto la scelta giusta. Risposi, grazie di tutto. La sua risposta arrivò subito. Ringrazia mio padre. Io ero solo il messaggero. Ma, per quel che vale, sono felice che tu sia con noi. Abbiamo bisogno di persone che tengano davvero. La mattina dopo riportai Emma da Diana prima di dirigermi ad Ashford Manufacturing Solutions. L'ufficio era animato nonostante fosse il 2 gennaio. Persone che si muovevano con uno scopo preciso attraverso lo spazio moderno. Victoria mi accolse all'ascensore. Pronto come potrò mai essere. Mi guidò attraverso l'ufficio, presentandomi ai membri del team i cui nomi cercavo disperatamente di ricordare. C'era Marcus, il coordinatore della logistica che lavorava in azienda da 8 anni. Sara, l'analista operativa laureata al MIT a 19 anni. David, il responsabile regionale che aveva risollevato 3 stabilimenti in crisi in 2 anni. Tutti giovani, talentuosi e completamente concentrati sul lavoro. Niente politica, niente tradimenti, solo competenza e rispetto. Il mio ufficio era al 27° piano, con finestre che si affacciavano sulla città. Era 3 volte più grande del mio ufficio a Pembroke, con una scrivania vera, mobili comodi e abbastanza spazio per pensare davvero. Riunione tra 30 minuti, disse Victoria. Presenterai il tuo approccio alla gestione operativa. Papà vuole sentire la tua filosofia prima di assegnarti il primo progetto. Così in fretta. Così lavoriamo qui. Lento e costoso. Veloce e intelligente vince. La sala riunioni era piena. 23 persone, tutte a fissarmi con espressioni di curiosità e scetticismo. James sedeva a capo tavola, calmo e aspettante. Tutti, questo è Trevor Hartley. Prenderà in mano la divisione operazioni. Trevor, la parola a te. Mi alzai, il cuore che batteva forte. Era il momento in cui avrei dimostrato di meritare questa opportunità o confermato i sospetti di tutti. Ero solo un caso di carità. Non pretendo di avere tutte le risposte, cominciai. Ma ho passato 13 anni a imparare cosa funziona e cosa non nella produzione e nelle operazioni. E la cosa più importante che ho capito è questa: non si sistema un'azienda da una sala riunioni. La si sistema dal piano operativo. Marcus si sporse, interessato. Cosa intendi? Le persone che fanno davvero il lavoro sanno più di qualsiasi consulente cosa non va. Il mio compito non è arrivare con soluzioni prefabbricate. È ascoltare, imparare e applicare cambiamenti che abbiano senso per ogni situazione specifica. Sara alzò la mano. E la standardizzazione? L'efficienza su più stabilimenti. La standardizzazione è importante, ma non a scapito dell'efficacia. Ogni stabilimento è diverso. Lavoratori diversi, attrezzature diverse, sfide diverse. Devi adattare il tuo approccio alla realtà sul campo. Le domande arrivarono rapide. Dure, intelligenti, sfide che mi costrinsero a difendere la mia filosofia con esempi e dettagli. Alla fine dell'ora ero esausto ma esaltato.
James annui approvando. Il tuo primo incarico è lo stabilimento di Cleveland. Perdono $200.000 al mese, e il cliente vuole chiuderlo. Hai 90 giorni per rimetterlo in piedi o consigliare la chiusura. Victoria ti accompagnerà come analista capo. 90 giorni. $200.000 al mese di perdite, tutto in gioco nel mio primo progetto con questa azienda. Quando partiamo? Domani mattina, volo alle 6. Quella sera chiamai Emma per augurarle la buonanotte. Vado a Cleveland per un po', tesoro. Ma tornerò ogni fine settimana a sistemare le cose rotte. Esatto. Sono orgogliosa di te, papà. Quelle 4 parole valsero più di qualsiasi stipendio, titolo o riconoscimento da James Ashford. Mia figlia era orgogliosa di me. Questo era ciò che contava. Lo stabilimento di Cleveland era peggiore di quanto immaginassi. Attrezzature obsolete, lavoratori demoralizzati, una gestione che si era arresa mesi prima. Ma era esattamente per questo che ero stato formato. Victoria e io passammo 3 giorni solo ad ascoltare. Parlammo con operai, manutentori, supervisori di linea. Tutti avevano idee su cosa non andava. La maggior parte suggeriva come risolvere. Perché nessuno ha mai messo in pratica queste soluzioni? Chiese Victoria a un operaio anziano. Perché nessuno ce l'ha mai chiesto. I consulenti prima di voi guardavano in giro per 2 giorni, scrivevano un rapporto e se ne andavano. Non ci hanno mai parlato davvero. Quello divenne il nostro metodo. Ogni mattina lavoravamo sul campo, imparando le macchine, capendo il flusso di lavoro, vivendo i problemi in prima persona. Ogni sera compilavamo appunti e sviluppavamo soluzioni basate su ciò che i lavoratori ci avevano detto. Dopo 30 giorni, avevamo ridotto le perdite a $120.000 al mese. Dopo 60, eravamo in pareggio. Dopo 90, lo stabilimento era redditizio per la prima volta in 3 anni. James volò per la revisione finale. Camminò tra i reparti, parlò con gli stessi lavoratori che Victoria e io avevamo intervistato il primo giorno e esaminò i nostri rapporti di implementazione. Trevor disse mentre stavamo nel parcheggio a guardare il turno serale arrivare. Questo è esattamente quello che sapevo che saresti stato capace di fare. È stato un lavoro di squadra, Victoria è stata fondamentale. Sì, lo è stata. Ma sei stato tu a permetterglielo. Hai preso le decisioni. Ti sei guadagnato la loro fiducia. Questo è leadership. 6 mesi dopo il mio nuovo incarico, ricevetti una chiamata da Brett Carlson. Gestiva la mia vecchia divisione a Pembroke Industries da 5 mesi. Trevor, sono Brett. Ho bisogno di un consiglio. Su cosa? Su tutto. Lo stabilimento del Michigan sta fallendo di nuovo. L'efficienza produttiva è calata del 22% da quando te ne sei andato. Ho provato a implementare nuovi sistemi, ma niente funziona. Quasi risi. Quasi davvero. Brett, hai parlato con gli operai? Hai chiesto loro cosa è cambiato? Ho mandato un sondaggio. Un sondaggio? Sei davvero andato lì, ti sei messo sul campo, hai parlato con la gente faccia a faccia. Silenzio. Poi Richard ha detto che sei all'antica. Che sondaggi e analisi dati sono più efficienti. Richard si sbagliava su molte cose. I dati non ti dicono del caposquadra la cui moglie ha appena avuto un cancro, o della macchina che fa un rumore strano prima di rompersi, o della scorciatoia che tutti conoscono ma che non è nel manuale. Devi esserci, Brett. Devi interessarti alle persone, non solo ai numeri. Mi aiuterai? No, ma ti darò lo stesso consiglio che mio padre mi diede quando ho iniziato. Le persone che fanno il lavoro sanno più di te. Ascoltale. Chiusi la chiamata e provai qualcosa di inaspettato. Non soddisfazione, non rivincita, solo una profonda tristezza per quello che Pembroke Industries stava diventando senza nessuno che capisse davvero come gestirla. Un anno dopo aver lasciato Pembroke, fui promosso vicepresidente esecutivo ad Ashford Manufacturing Solutions. Supervisionavo 47 stabilimenti,
Gestivo 200 dipendenti e avevo risollevato 9 operazioni in crisi. Emma passava ogni fine settimana con me nella mia nuova casa. Diana si era risposata con un avvocato aziendale che lavorava ancora più ore di me. Sembrava felice, e io ero sinceramente contento per lei. La società di Richard Pembroke iniziò a perdere contratti importanti. I clienti non erano soddisfatti del calo di qualità. Brett Carlson si dimise dopo 8 mesi, esausto e distrutto da un lavoro per cui non era pronto. Non mi sentii bene per questo. Mi sentii solo immensamente grato di aver trovato persone che apprezzavano davvero ciò che portavo in tavola. La chiamata arrivò un martedì pomeriggio. Victoria irrompe nel mio ufficio con il telefono in mano. Devi vedere questo. Era un articolo di giornale. Pembroke Industries chiede la protezione dal fallimento. Mi sedetti lentamente a leggere i dettagli. 3 anni di ricavi in calo, tentativi falliti di modernizzazione, perdita di clienti importanti. Richard Pembroke si dimetteva da CEO. Come ti senti? Chiese Victoria. Stanco. Triste. Quella società dava lavoro a 300 persone. Lo perderanno tutti perché Richard era troppo orgoglioso per riconoscere ciò che aveva. La guardai. Cosa? Papà sta già facendo i conti, senza perdere tempo. Pembroke Industries potrebbe essere acquisita per 15 milioni di dollari. Niente per il nostro portafoglio. Potresti gestirla. Sistemarla. Salvare quei posti di lavoro. L'idea era folle e perfetta allo stesso tempo. James lo farebbe davvero? Lo farebbe se volesse mostrare a Richard Pembroke cosa succede quando si butta via gente di valore. Pensai a quei 300 lavoratori, persone con cui avevo lavorato per 13 anni, amici, colleghi, persone con famiglie, mutui e vite che stavano per essere distrutte. Organizza l'incontro. 3 settimane dopo entrai nell'ufficio di Richard Pembroke come nuovo CEO di Pembroke Industries. L'edificio era lo stesso. I mobili erano gli stessi. Ma tutto il resto era diverso. Richard era ancora lì a svuotare i suoi effetti personali. Alzò lo sguardo quando entrai e qualcosa nella sua espressione crollò. Trevor. Richard. Sei qui per vantarti? No. Sono qui per salvare i posti di lavoro di 300 persone che non meritano di soffrire per le tue cattive decisioni. Si lasciò cadere sulla sedia. Mi sbagliavo su di te. Sì, lo sei stato. Ma non è per questo che sono qui. Sono qui perché questa azienda ha ancora valore. I lavoratori hanno ancora competenze. I clienti hanno ancora bisogni. Tu hai solo dimenticato come collegare queste cose. Cosa farai? La sistemerò come ho fatto con altre 9 aziende, ascoltando chi fa davvero il lavoro. Richard annui lentamente. Diana dice che sei felice che Emma parli di te come se fossi un eroe. Non sono un eroe. Sono solo un uomo che ha finalmente capito che il suo valore non viene dall'opinione degli altri, ma da ciò che sa di poter fare. Si alzò e mi porse la mano. Buona fortuna, Trevor. Questa azienda merita qualcuno a cui importi davvero. Ci stringemmo la mano e lo guardai uscire dall'ufficio che era stato suo per 30 anni. Poi chiamai Victoria. Raduna la squadra. Abbiamo lavoro da fare. Nei 18 mesi successivi trasformammo completamente Pembroke Industries. Riconquistammo clienti persi durante il declino. Aggiornammo attrezzature e processi. La cosa più importante è che abbiamo ascoltato i lavoratori e messo in pratica i loro suggerimenti. Emma aveva 14 anni, abbastanza grande per capire cosa era successo. Abbastanza grande per vedere suo padre costruire qualcosa di vero. Cominciò a venire in ufficio nei fine settimana, osservando come lavoravamo, facendo domande intelligenti su business e leadership. Papà, disse un sabato pomeriggio mentre rivedevamo i rapporti di produzione, perché pensi che nonno Richard non sia riuscito a fare quello che stai facendo tu? Perché ha ereditato l'azienda. Non ha mai dovuto costruire nulla da solo. Non ha mai imparato che il rispetto si guadagna, non si riceve. Lo odi.
No, mi dispiace per lui. Aveva qualcosa di prezioso e non l'ha riconosciuto finché non è stato perso. Questo vale per l'azienda e per me. Victoria bussò alla porta del mio ufficio. Riunione di famiglia. Papà vuole tutti. Alla sede di Ashford Manufacturing Solutions, James radunò tutto il team esecutivo, me compreso, il suo nuovo socio nell'azienda ampliata. Abbiamo avuto un anno da record, annunciò James. Ricavi in crescita del 40%, 12 ristrutturazioni di successo, e l'acquisizione di Pembroke Industries ha aperto porte che non avremmo mai immaginato. Mi guardò dritto negli occhi. Trevor, hai superato ogni aspettativa. Hai preso un crollo in una stazione degli autobus e l'hai trasformato nel catalizzatore per cambiare non solo la tua vita, ma quella di molte aziende e migliaia di persone. Ho avuto aiuto, dissi. Victoria mi ha trovato. Tu mi hai dato una possibilità. Le squadre hanno fatto il lavoro vero. Ma tu li hai guidati. Questo è ciò che conta. Dopo la riunione, James mi prese da parte. Mi ritirerò tra 2 anni. Victoria diventerà CEO, ma voglio te come presidente e COO. Gestirai completamente la parte operativa. James, non so cosa dire. Didi si ricorda che l'uomo che ti ha detto che eri troppo vecchio e inutile aveva solo paura di qualcuno che sapeva davvero fare il lavoro. Accettai, naturalmente. E mentre guidavo verso casa quella sera, pensai a quel momento alla stazione degli autobus, quando tutto sembrava perduto e uno sconosciuto dagli occhi gentili mi chiese se stavo bene. A volte essere rotti è l'unico modo per scoprire di cosa sei davvero fatto. A volte le persone che ti buttano via stanno solo facendo spazio a chi saprà riconoscere il tuo valore. E a volte la miglior vendetta non è vendetta. È vivere bene, costruire qualcosa di vero e mostrare a chi ti ha sottovalutato esattamente cosa ha perso. Mi chiamo Trevor Hartley. Ho 50 anni. Sono presidente e COO di Ashford Manufacturing Solutions e CEO di Pembroke Industries. Sono padre di una figlia incredibile, già più intelligente di quanto io sarò mai. E 3 anni fa ero seduto in una stazione degli autobus, convinto che la mia vita fosse finita, quando in realtà stava appena cominciando. Se questa storia ti ha dato valore, se ti ha ricordato che il tuo valore non dipende da chi non l'ha mai visto, condividi questo video con qualcuno che ha bisogno di sentirlo. Lascia un commento qui sotto su un momento in cui perdere tutto ti ha portato a trovare qualcosa di meglio. E iscriviti a questo canale per altre storie di persone comuni che scoprono verità straordinarie rifiutando di accettare la definizione del loro valore data da altri. Perché ognuno ha qualcosa di prezioso da offrire. A volte serve solo essere buttati via per capirlo. E a volte la cosa migliore che può succedere è che qualcuno veda il tuo valore quando tu stesso fatichi a vederlo. Grazie per aver guardato e ricorda, non sei mai troppo vecchio, mai troppo rotto, mai troppo lontano per ricominciare e costruire qualcosa di meglio di ciò che hai perso.